Pilota più meticoloso? Valentino Rossi. Più buona? L'abbigliamento di quei periodi non era particolarmente protettivo, oppure lo era per quel momento, però come protezioni eravamo molto più liberi sulla moto, perché guanti di seta, tutina. Capita, no, che a volte persone o comunque anche piloti o ex piloti che prendono in mano le tute di oggi e dicono Madonna quanto pesano, no? Beh, qui c'era un pezzo misto, quindi l'asfalto è più o meno largo come quello di Imatra, e mancano gli alberi di qua e di là, però, perché a Imatra proprio sono gli alberi come nel viale del cimitero, tutti in fila, perché comunque c'erano parecchi incidenti, abbiamo perso in quel periodo là, e, insomma, degli amici, insomma. L'esperienza di pilota di Mauri nel Racing Service conta molto, ma conta per lui come per qualsiasi altro ex pilota o atleta che lavora in questo mondo, perché conoscere il racing significa anche, a mio modo di vedere, averlo vissuto. Io sono arrivato che iniziavano un po' a pensare a queste cose, quelle persone che erano addette un po' alle organizzazioni, ecco. Cominciavano a pensare anche al fatto che un pilota, se non si faceva male, era meglio, ecco. Era meglio per tutti, a parte che per il pilota. Oggi nel motorsport gli standard di sicurezza hanno raggiunto livelli altissimi. Dietro a questo tema si è creata una vera e propria cultura, perché istituzioni e aziende hanno lavorato nel tempo per migliorare costantemente in questa direzione. Un percorso che ha portato un cambiamento profondo anche sotto il punto di vista dell'abbigliamento tecnico, e non solo dalla parte dei materiali, ma anche della gestione. Infatti esistono figure che si occupano esclusivamente dell'assistenza dell'abbigliamento tecnico dei piloti, i tecnici appunto del Racing Service, professionisti che durante un weekend di gara, sessione dopo sessione, assistono il pilota in ogni dettaglio del suo equipaggiamento. E questo è il caso di Maurizio Vitali. Prima pilota in un'epoca in cui la sicurezza era molto diversa da quella attuale, poi tecnico del Racing Service, un ruolo fondamentale ma spesso invisibile e poco conosciuto agli occhi degli appassionati. Un percorso, quello di Maurizio, che parte con Max Biaggi, passa da Valentino Rossi e arriva fino a oggi con Marco Bezzecchi. Un'esperienza che lo rende testimone diretto della trasformazione di questo mondo e che mi ha spinto a incontrarlo per scoprire cosa si nasconde davvero dietro l'assistenza ai piloti e come tutto questo sia cambiato nel tempo. Mi ricordo da bambino quando guardavo, c'era il motorino di mia mamma, che lei andava a lavorare con quello, io come potevo glielo rubavo e andavo in giro per conto mio, ma non l'hanno penso neanche mai saputo. Poi ho visto una gara in televisione, me la ricordo ancora, non mi ricordo chi erano i piloti, però mi ha affascinato questo fatto che entravano in curva così forte, piegavano la moto in maniera assurda per quello che potevo pensare io usandolo. Parto da casa, prendo il motorino, parto da casa, entro come hanno fatto loro, più o meno, come hanno fatto loro nella prima curva, c'era un po' di ghiaina, mi sono steso e invece di spaventarmi dall'inizio ho preso gusto e tutte le volte che salivo sul motorino mio o di qualcun altro era l'ultimo giro di una gara. L'ultima curva, ogni incrocio, ogni curva era l'ultima di una gara. Io ero in gara continuamente e pensavo che quelli con le macchine attorno a me fossero i miei avversari e ero un po' malato, sono nato con questa malattia. All'epoca non esisteva un percorso definito per diventare pilota. Le minimoto non c'erano e con il consenso dei genitori si poteva iniziare a correre a 16 anni, altrimenti bisognava aspettare la maggiore età. C'erano soprattutto la passione e le occasioni, cercate o nate per caso. Ed è proprio così che inizia la storia di Maurizio. Quindi ho cominciato a girare con questo 1050, andavo come un disgraziato, nel senso che nell'inverno col 50 penso di essere caduto 16-17 volte. Tutte le domeniche io andavo là e se non cadevo una volta erano 2 e non credo di aver mai saltato una domenica che non sia caduto, tutte scivolate stupide, però continuavo così. Parte con una moto prestata da un amico, ma in incontro con Giorgio Antolini, proprietario di una piccola scuderia di Bellaria, a indirizzarlo verso un percorso più strutturato.
Da lì arriva la vittoria nel trofeo Aspes, un monomarca che metteva in palio una MBA 125, una moto praticamente pronta per il motomondiale, con cui riesce subito a debuttare a livello iridato. Prima gara di mondiale l'ho fatta nel 79 e Imola, e ho fatto un disastro, sono arrivato alla Tosa per 2 volte ho cercato di buttare giù tutti, praticamente arrivavo là più o meno ultimo, staccatona, andavo a frenare, la moto rimaneva accelerata, li passavo tutti naturalmente, ma a metà fila quelli che giravano ce li avevo davanti e ne centravo 2 o 3, li buttavo fuori e fuori anch'io, però non sono caduto. Giro dopo, rimonta, ritorno a prenderli e faccio uguale, arrivo laggiù, gas rimane bloccato, vado a chiudere, non va giù il pistoncino, rimane accelerata e ne stendo un altro po'. Questo è stato il mio debutto al mondiale. Un approdo rocambolesco che non sminuisce però il traguardo raggiunto. Lo stesso Maurizio, ancora oggi, a tratti fatica a crederci. Mi racconta che i soldi non c'erano e che nemmeno lui sa spiegarsi come ci sia riuscito. Erano altri tempi, lontanissimi da quelli attuali, e non solo dal punto di vista economico. Una distanza che si percepiva chiaramente anche nel paddock, fatto di grande libertà e spirito autentico, ma anche di rischi concreti con cui i piloti convivevano ogni giorno. Il paddock era come stare a casa, era un ambiente talmente familiare, talmente semplice che era bello starci, insomma. La parte più bella poi era dopo, la sera, quando ti trovavi. Poi c'è stato il periodo che c'era Reggiani, invece, che lui era molto, aveva già la testa dell'ospitality, era già molto più avanti, quindi aveva la tenda chiaramente con un tavolone, ci raccoglievamo tutti lì e non eravamo più avversari, erano tutti amici, si giocava a carte, si mangiava, insomma, il paddock era veramente bello da vivere, insomma, da starci. Era una sala giochi per noi. L'abbigliamento di quei periodi non era particolarmente protettivo, oppure lo era per quel momento, però come protezioni eravamo molto più liberi sulla moto, perché guanti di seta, tutina senza protezioni, quindi stavamo molto comodi, tutto molto agile, però effettivamente non c'era molta, rispetto adesso, molta meno protezione. Io per esempio non avevo ancora le saponette, quindi sono arrivate le saponette, sono arrivate le protezioni interne tipo motocross, e caschi con visiere molto più spesse, c'è stata una grande evoluzione nell'abbigliamento che a quei tempi era effettivamente un vestito praticamente. Il vestito da pilota era una tuta, però per le abrasioni funzionava e per i colpi un po' meno. Se ne cominciava a parlare molto perché comunque c'erano parecchi incidenti, abbiamo perso in quel periodo là, insomma, degli amici, insomma. E quindi da quel momento lì in poi si è lavorato molto. Io sono arrivato che iniziavano un po' a pensare a queste cose con le persone che erano addette un po' alle organizzazioni. Ecco. Cominciavano a pensare anche al fatto che un pilota, se non si faceva male, era meglio, ecco. Era meglio per tutti, a parte che per il pilota. Beh, qui c'era un pezzo misto, quindi l'asfalto più o meno largo come quello di Imatra, e mancano gli alberi di qua e di là, però, perché a Imatra proprio sono gli alberi come nel viale del cimitero, tutti in fila. E questa era bella, doppia destra, che sul bagnato, venire giù la faccio piena e non mi sono mai steso, mi è andata anche bene, adesso la faccio vedere. No, perché Mauri, in vista di magari tappe su circuiti cittadini, per entrare un pochino in confidenza, si andava ad allenare nella strada che porta da Bellaria a San Mauro Pascoli, giusto? Esatto. Sì. Su strada, perché comunque visto che si correva su strada... Era una replica di Imatra, adesso Imatra era molto più stretta in alcuni punti e molto più veloce in altri, però vedi, questa è una bella curva, sembra, ma quando la fai forte è una doppia destra, arrivi e poi dentro di nuovo. Questa è proprio bella, questa mi piaceva proprio fare, non vedevo l'ora di arrivare qui per farla. Qui interessante, abbiamo il casco di Ma questo qua è stato un ritrovamento importante, perché era sparito, vero? Era sparito.
era sparito poi tramite... E poi questo qua è quello dell'incidente al Nürburgring. È quello, è lui. Questo è un pezzo incredibile. E sì, situazione anche fortuita, no? Perché poi è stato ritrovato, era stato rubato, poi è stato ritrovato, l'abbiamo dovuto riacquistare e oggi è qui. E dove è stato trovato, se si può chiedere? Allora, la storia esatta di dove non la so neanche io, però so che c'è stato un lavoro anche del nostro ufficio legale, è stato tutto un... anche lì 70, se tu pensi 76, tu guardavi prima la scodella, no? Da moto, e guardi quello che era un casco di Formula 1, sì, in quegli anni lì c'era già una bella differenza, no? Oggi è più difficile portare un cambiamento radicale. Quella volta lì, nel giro di 10 anni, si è passati da... che poi anche in Formula 1, ricordiamo che non è che si correvano con gli integrali, avevano anche lì le scodelle, gli occhialoni. All'inizio quindi insomma... Diciamo che sono stati un po' i precursori di quelli che sono poi anche le calotte integrali e una conformazione di casco che ne aumentava la sicurezza sensibilmente. Questo è stato un passo storico, no? Perché si è passati per la prima volta anche lì, cioè le innovazioni che ha portato poi Lino Dainese sono tutte tangibili, perché si parte appunto dai primi capi in pelle per i motociclisti alle protezioni, tutto ciò che prima non c'era poi è stato introdotto. Lo stesso airbag comunque è stata un'invenzione poi di... E qui c'è stato un inserimento, un'aggiunta importante che era il colore, perché... anche il colore, perché inizialmente non si era mai pensato, no? Ad aggiungere un colore, che poi tra l'altro è stata anche un'idea, anche questa legata non solo, diciamo, a un discorso di stile, di estetica, ma di sicurezza, no? Certo. Perché dare colore per rendere più visibile il pilota, diciamo. Che poi di fatto qui siamo ancora agli inizi, però c'è già un non so che di protezione aggiuntiva, perché comunque adesso si guarda le ginocchia, se si guarda i gomiti, c'è qualche rinforzo, che poi adesso non so, lì c'era stoffa. Sì, inizialmente erano degli inserti, diciamo che il materiale era prevalentemente morbido, poi si è passati ai primi protettori, diciamo, hai visto anche il discorso dei primi slider fatti con le visiere piuttosto che... E poi pian piano c'è stata tutta un'evoluzione, andando a sagomare attorno proprio all'anatomia del pilota, della persona, le protezioni. Quindi proprio un crescere. Chiaro che se andiamo indietro di 50-60 anni, le evoluzioni sono state anche più rapide e più, se vogliamo, dirompenti. Adesso siamo arrivati a un livello tale che per portare qualcosa di nuovo devi veramente trovare la quadra su numerosi aspetti e non è più così semplice. No, certo, e dico qua comunque che c'è stato già uno steppino, perché se vai a prendere, lì abbiamo Agostini, se vai a prendere gli Agostini di inizio carriera era veramente con una tuta nera, ma c'era niente. No, niente, paurosa. C'era niente, ma anche gli stessi circuiti, no? le balle di fieno quando andava bene, se no i muretti, e quindi c'è stato proprio degli step enormi, no? Sono aumentate sicuramente le velocità, le performance delle moto e tutto quanto, però allo stesso tempo la sicurezza ha fatto passi da gigante. E ricordiamo che comunque le moto a quei tempi non è che andassero piano, non vanno forte come adesso, no, assolutamente. Ma non andavano piano, quindi... Del resto se senti tutte le interviste di Agostini, parla proprio di ogni weekend si partiva tutti assieme e non si sapeva quanti si tornava, quindi insomma era proprio una cosa che quasi data per scontata che ci poteva capitare, purtroppo. Sì, lo mettevi in conto. Lo mettevi in conto. E a proposito di step evolutivi, secondo me qua ce n'è uno molto importante, e te magari me lo confermerai, che è il paraschiena, perché sembra assurdo, ma il paraschiena una volta non si usava. No. Però è stato introdotto appunto proprio da Lino, e questa è stata un'introduzione a livello di sicurezza molto importante. Sì, assolutamente. Ovviamente sappiamo che nelle dinamiche di caduta gli impatti possono avvenire ovunque, però la schiena è una di quelle parti del corpo che nel momento in cui ci sono lesioni gravi sappiamo cosa può succedere, quindi il paraschiena è stato secondo me una delle introduzioni, diciamo, delle prime introduzioni a livello di sicurezza fondamentali, che hanno consentito appunto di scongiurare
numerose, diciamo, dinamiche, numerosi incidenti anche gravi. Nel secondo dopoguerra e per tutti gli anni 50, per i piloti, sicurezza e protezione erano praticamente assenti. Non era incoscienza, forse in parte, ma era soprattutto normalità. Il motorsport era agli inizi e mancava una vera educazione su questo tema. Con il tempo, però, qualcosa cambia. Cambia l'approccio, cresce la consapevolezza, si trasforma il modo stesso di vivere le corse. La sicurezza diventa un elemento centrale e insieme ad essa evolve anche l'abbigliamento tecnico. Maurizio vive questo passaggio in prima persona, da pilota. Corre al fianco di Angel Nieto, Fausto Gresini, Luca Cadalora. In 125 conquista 2 vittorie al Gran Premio di San Marino, disputato in quegli anni su diversi circuiti italiani, vincendo a Imola nell'83 e al Mugello nell'84. Poi il passaggio in 250 con Garelli, un ambiente, dal punto di vista umano, straordinario, che gli lascia un ricordo profondo, ma che non gli permette di competere per le posizioni di vertice. Nel 93 decide di fermarsi. Una serie di infortuni lo costringe a fare i conti con i propri limiti. Ed è proprio da lì che nasce qualcosa di diverso. Un punto di svolta che apre una nuova direzione, una possibilità per ridurre o evitare il ripetersi di quegli stessi rischi. Ma sono tutte cose un po' casuali, sembra quasi che sono già scritte e arrivano. Praticamente ho sentito parlare di questa possibilità che io praticamente quando mi sono fatto male sono rimasto fuori dalle gare 2 anni, forse anche 3. Poi è venuta appunto è arrivata questa informazione che a Svizzera cercavano uno per fare racing service per Biaggi, perché avevano avuto qualche problema col tecnico interno che avevano, quindi loro cercavano una persona che era in grado di rapportarsi con i piloti. Quindi io da ex pilota hanno visto subito che potevo provarci e quindi mi hanno preso e infatti mi sono trovato bene, perché comunque avendo fatto il pilota prima sapevo quando potevi dire qualcosa o quando era meglio stare zitti e lasciare il pilota sbollire dei suoi problemi prima di entrare, piuttosto che entrare a gamba tesa magari andare in un contrasto, no? Quindi il fatto che io avessi fatto il pilota e quindi sapessi rapportarmi con loro mi ha aiutato moltissimo in questo lavoro. E la situazione nel racing service era già un po' avviata, perché comunque c'era già alcuni marchi di quelli più importanti che facevano il service. Io infatti usavo negli ultimi 2 o 3 anni che ho corso, usavo un OIS e andavo da quelli della GV se mi davano un'occhiata, ma io faccio quasi tutto da solo, quindi era proprio uno sfizio, una cosa da pilota importante, non portare il casco al service. Era tutto all'inizio, quindi l'organizzazione, i materiali, parecchie cose, parecchie soluzioni non c'erano, più che altro il service di una volta era pulizia del casco, cambio la visiera, finita lì. E Mauri, ti faccio 3 domande secche. Pilota più meticoloso? Valentino Rossi. Più buona? Buono, questo è un po' tutti, perché per qualche modo tutti. Non ho un pilota da dire ostia. E il più rompipalle? Valentino Rossi. Lui giocava comunque, quindi per dire con la tartaruga, la posizione della tartaruga, ti metti lì, come la mettiamo? Così, e lui ti mette lì, no? Ci sta dietro, la mette finché mi dà la posizione giusta e poi nel tempo ho scoperto che mi stava prendendo per il culo, capito? Sta tartaruga, poi così un po' cosa cambia, se non si vede la differenza, no? Però è stato lì mezz'ora a far spiegarmi come andava su questa tartaruga e invece poi nel tempo ti prendendo per il culo. Vabbè. E invece se c'è una cosa, il pilota mi dice una cosa, cazzo, la prendo anche un po' troppo seriamente, no? Io sono proprio, bisogna risolvere, no? Invece lì mi ha fregato. Tipo che ne so, ha vinto in Australia, finito, cazzo, è andato tutto bene, pioveva, è andato tutto bene, io ero di una di quelle gare che era un po' così, arriva, io sono contento, vado a salutarlo, bravo, tipo Mauri, cazzo, non vedevo niente, porco, dice, come non vedi niente, hai vinto anche la gara? Sì, c'è un angolino, capito? Però non è che è stato lì a menarmela, tipo, hai fatto una cagata, no, Mauri, non vedevo niente. Vabbè. Può essere scontata come cosa, però non lo è. Cosa fa un tecnico del racing service partendo dall'inizio del weekend fino alla fine? Cioè, qual è il processo allora, tipo? Il lavoro del tecnico, almeno nel mio caso, parte da molto prima. Praticamente abbiamo un pilota, gli dobbiamo far avere 4, 6, 8 caschi, dipende dalla categoria o dalle varie scivolate, e io ordino i caschi in AGV, li faccio arrivare al grafico,
il grafico ha rapporto direttamente col pilota, quindi fa quello che vuole il pilota come grafica. Una volta finito la grafica mi torna qui da me in laboratorio, io faccio l'assemblaggio finale, quindi gli interni, visiere, attacchi, controllo che sia tutto come deve essere per non avere sorprese in pista, e faccio le varie taglie su misura, i particolari che li vogliono, e poi lo spedisco al pilota una volta che è pronto. Quindi il lavoro grosso lo faccio prima. Viaggi, gli preparo i caschi, ogni volta che preparavo i caschi completato, e andavo da lui, provalo, perché prima di andare in pista così tutto a posto. Si mette il casco, ne faccio 2 nuovi, se li mette, vedo che ci sta un po', è perfetto, sì va bene, tutto a posto. Allora c'è qualcosa di diverso dagli altri, però è tutto a posto, va bene. Ci guardo, è tutto uguale. A un certo punto mi accorgo che una volta il polistirolo era bianco dentro, e allora ho messo un tessutino, che non ce l'ho qui, ma un tessutino significante come spessore, che copriva la calotta sopra nei punti dove si vedeva, neanche tutta, però ce n'era parecchia, ma non faceva 1 millimetro fra tutte e due le parti, e in più dietro la gomma piuma, quindi come fai a sentirlo? Ha sentito. E io sono rimasto, che gliel'ho tolta, ha detto, lui non sapeva cosa avevo fatto. Prova? Sì. E lui? È impossibile, è assolutamente impossibile, però mi è capitato, e quindi devo dire che l'ha sentito. Assurdo. Però, per dire, Vale e Biagi sono 2 assolutamente sopra gli altri su queste cose qui. Sentivano, se ti dicono che c'è un problema, fermati e ascolta bene, perché il problema c'è, non se lo inventano mai. O non è che gli sembra, potrebbe essere, no, c'è qualcosa, è incredibile. Poi arrivi sul circuito, sul circuito c'è manutenzione, quindi dalla pulizia degli interni, della calotta, ogni turno di prove. E praticamente il pilota si ferma al box, o lui mi porta, o lui o il suo assistente, o vado io in alcuni casi, e ritiriamo il casco. Facciamo tutto quello che serve, dalla pulizia alla manutenzione ordinaria, così. Poi dipende dalle condizioni atmosferiche, metto una visiera più chiara e più scura a seconda, io so già il pilota cosa ha bisogno, e quindi gliela metto già per quella che a lui piace. Poi abbiamo altre 2 persone, Pietro e Davide, che si occupano della parte tutta stivali e guanti e protezioni, tutto ciò che concerne, diciamo, l'equipaggiamento dei nostri piloti, e poi ci sono io che partecipo solitamente a circa la metà delle gare per tutta la parte, diciamo, di coordinamento e di relazione anche con i piloti, i manager e tutto quanto. Con Marco si lavora bene, perché anche lui è uno che sa quello che gli serve, non è uno che si lamenta così giusto per il gusto di farlo. E tra l'altro da quando è arrivato in Aprilia poi ha assunto un atteggiamento e una professionalità maggiore. Prima era più ragazzino, quindi faceva sempre cose per bene, ma in un altro modo, e quindi direi che è molto facile lavorare con lui. Gli input che ci danno i piloti sul prodotto sono fondamentali poi per fare lo step successivo, e poi per declinarlo poi anche sulla collezione, no? Certo. Dei motociclisti di tutti i giorni, perché se noi arriviamo a quel massimo livello che consente al pilota di sentirsi sicuro, performante e soddisfatto del materiale che indossa, poi tu fai presto quel prodotto lì, con le dovute modifiche, a declinarlo anche su chi lo usa tutti i giorni, no? Poi vabbè, ne abbiamo un sacco di Vale, ma ne abbiamo di tutti, troviamo Biagi, troviamo Iannone, troviamo Schwanz, mamma mia. Poi quelli più del passato, esatto, Schwanz, di tutto. Mamma mia. Questa. Mamma mia. Ecco, questo è quello che dicevo prima, no? Il pigiamino. Quando senti, niente non c'è. No, fa. Niente, lì l'unico obiettivo era proteggere dall'abrasione. Dall'abrasione. Mm-hmm. Dov'è quella del pelo? È fantastica, guarda qua. Se pensi, cavoli. No, ne sono passati tanti,
No, bellissimo, perché prima abbiamo parlato delle saponette, e qua si può vedere benissimo quella che è stata l'evoluzione, perché Sì. le saponette non esistevano, poi è nata l'esigenza. Adesso forse che era Kenny Roberts che piegava da matti. Sembra che fosse lui, sì. Kenny Roberts, e quindi dopo lì C'è quelle televisiere, ce ne sono. c'è qua, guarda, televisiere. Eccola lì, ma ce ne sono anche di più rudimentali. perché questa è già applicata bene. Sì, questa è già fatta molto bene. Lui selezionava le saponette, perché Lui c'ha le saponette. tipo questa qui secondo me potrebbe essere, non so, Estoril 2010. Sì, esatto, Hai visto? esatto, può darsi, bravo. Sì, lui se le segnava, e quando siamo andati appunto a fare il documentario da lui, c'è tutto questo bel museo, Certo, perché è un museo anche il suo, e c'ha la parte di tutto, ma c'è la parte delle saponette con tutte le... Non esiste luogo migliore per comprendere davvero l'evoluzione dell'abbigliamento in termini di sicurezza. È qualcosa di tangibile, lo percepisci, anche quando non è immediatamente visibile. Perché, quando si parla di innovazione, la più dirompente è senza dubbio quella dell'airbag. Proteggere il corpo con l'aria è un concetto completamente diverso di sicurezza che, applicato alle tute, offre prestazioni nettamente superiori rispetto ai protettori tradizionali. Un'introduzione che, nell'ambito dell'abbigliamento tecnico, è considerata da molti la più rivoluzionaria. Eppure, nonostante i passi da gigante, la continua ricerca e innovazioni sempre più avanzate, il motorsport resta uno sport pericoloso, oggi come allora. Con loro si lavorava molto bene, perché erano comunque ragazzi molto allegri, cioè era tutto semplice con loro, insomma. E due bei professionisti, due piloti molto forti, tutti e due, sia Luis che Marco, e la situazione è stata molto simile, forse quella di Marco un po' di più, nel senso che a un certo punto sei nel paddock, tutto movimento, rumore, di colpo è come se una persona spegne un interruttore, come adesso, non c'è più niente. E questo è successo con molto, si è notato molto con Marco, nell'incidente di Marco, e quello di Luigi un po' meno, ma perché non c'erano notizie, non si erano viste le immagini, quindi non era così chiaro quello che era successo. Poi c'è stato il dopo, che anche lì però ormai non era stato il momento, ma invece con quello di Marco è stato proprio mi è spento un interruttore. È stata una cosa, mi viene un po' mi si sono gelate le mani a parlarne, insomma. L'esperienza di pilota di Mauri nel Racing Service conta molto, ma conta per lui come per qualsiasi altro ex pilota o atleta che lavora in questo mondo, perché conoscere il racing significa anche, a mio modo di vedere, averlo vissuto. Se tu lo hai vissuto, sai bene cosa succede, conosci meglio le dinamiche, conosci meglio i piloti stessi, sai cosa ti puoi aspettare da loro in determinate situazioni anche di tensione, quindi sai come gestirli e sai anche come filtrare, come accogliere i loro input e convogliarli poi su quello che è il tuo lavoro, su quello che possono essere degli sviluppi futuri di prodotto. Quindi è una caratteristica, secondo me, di un professionista che lavora nel mondo racing molto importante e non scontata, non sempre possibile, perché non è che possiamo per forza di cose trovare sempre il tecnico o il responsabile di determinate attività che sia stato atleta o pilota. E nel mio piccolo me lo concedo anch'io, perché comunque arrivando dal mondo racing in un altro sport mi ha aiutato molto sia a capire le dinamiche sia a crearmi anche un po' le relazioni con le persone che vivono al paddock. Tutto nasce dalla volontà di offrire la massima protezione ai motociclisti. Da lì prende forma un percorso fatto di evoluzione continua, ricerca e miglioramento, fino ad arrivare ai risultati di oggi. Un'evoluzione che trova il suo significato nel modo in cui questa tecnologia prende forma e viene applicata. Il Racing Service rappresenta il punto di arrivo di questo percorso, l'anello che consente di sfruttare al massimo il potenziale raggiunto. Un ambito poco conosciuto, ma fondamentale per garantire l'efficacia dei protettori sviluppati nel tempo. La storia di Maurizio in questo contesto offre una chiave di lettura privilegiata.
Il suo passato da pilota e il suo ruolo tecnico costruiscono un punto di vista unico, capace di attraversare entrambe le dimensioni. Un'identità costruita nel tempo, che lo rende una risorsa di valore all'interno di questo mondo. Perché quello di Maurizio è un percorso che unisce esperienza, competenza, ma soprattutto passione. Un elemento imprescindibile, alla base di tutto, e più di ogni altra cosa, capace di fare la differenza. Lui lo chiamiamo il presidente perché ci tiene particolarmente. Noi facciamo anche dei nostri giochi internostra all'interno della nostra squadra, così, e lui è il presidente, quindi lui ci tiene a questa carica. Addirittura il nostro amministratore delegato lo chiama presidente, quindi penso che sia l'aneddoto più interessante, ma tutti anche nel paddock più o meno sanno che lui è il presidente.